Di cosa parliamo oggi? Se avete letto il titolo lo sapete di cosa parliamo oggi, ma tra un attimo. Negli scorsi mesi ho ricevuto diverse volte messaggi da alcuni di voi che mi chiedevano per quale motivo non portavo sul canale dei contenuti relativi a problematiche agonistiche, cioè a situazioni particolari che si possono creare durante le competizioni, e soprattutto alcuni di voi anche recentemente, la scorsa settimana, mi hanno chiesto perché non porto ad esempio tecniche per il salto ostacoli o per le gare di monta western, da cui molti di voi che mi seguono sanno che io provengo. La risposta breve è perché su questo canale non se ne parla. La risposta lunga invece è la spiegazione perché non se ne parla, perché su questo canale noi affrontiamo tutto quello che è il programma Parelli nella parte delle fondamenta. Cosa significa questo? Che Parelli non riguarda le competizioni? Assolutamente no. Se vi ricordate, qualcuno di voi che mi segue da tempo sicuramente lo saprà, chi ha fatto corsi con me lo sa per certo perché lo ripeto continuamente, il programma Parelli è organizzato per livelli. Nei primi 4 livelli parliamo di fondamenta, nei livelli invece 5, 6 e 7 parliamo di specializzazioni. Specializzazioni, ovviamente, cosa sono? Le specializzazioni sono le competizioni o comunque quelle particolari attività che noi andiamo a svolgere con il cavallo. Non riguarda ovviamente solo le competizioni. Ad esempio, specializzazioni si può intendere anche un cavallo che viene poi inserito in un contesto dove deve fare dei lavori specifici, no? Come all'interno del ranch o come i cavalli della polizia, eccetera, eccetera. Quindi quelle sono le specializzazioni. All'interno del programma Parelli le specializzazioni vengono affrontate nel livello 5, nel livello 6 e nel livello 7. Cosa significa? Che tutti quei bravi cavalieri che vediamo in giro e che dopo 6 mesi e un giorno di scuola vanno a fare le competizioni sono livello 5? No, assolutamente no. Cioè saltano a pie pari quelle che sono le fondamenta o giusto ne prendano qualche informazione qua e là e poi vanno subito ai piani alti e cominciano a lavorare nelle specializzazioni, e questo ovviamente comporta tutta una miriade di problematiche che poi sono quelle che queste persone che mi hanno scritto vorrebbero che io portassi su questo canale, ma quella roba là io la affronto quando mi portano cavalli che hanno quelle problematiche, ma non li metto sul canale perché non fanno parte del programma didattico di Parelli, e quello che io voglio è che le persone che seguono questo canale qua seguono un pochino una struttura, un programma che li porta dal punto A al punto B o dalla A alla Z all'interno di un programma che per mano gli dà tutta una serie di nozioni via via più complesse e più articolate e precise, fino al punto in cui potrebbero un giorno eventualmente affrontare anche le competizioni, ma solo successivamente dopo che abbiamo messo quello che sono le fondamenta. Dovete immaginare un po' come se le fondamenta fossero il dolce, no? Cioè la parte bassa del dolce dove c'è la sostanza, dove c'è la parte dove c'è il pan di Spagna, ok? Poi io sopra a quello ci vado a mettere le specializzazioni che potremmo identificare come la crema, ok? E poi le candeline il giorno che io vado in gara con il mio cavallo. Quindi la progressione è questa. Siccome le fondamenta nessuno le guarda perché tra virgolette sono noiose per molti, ok? Allora si guarda subito quello che è il risultato finale. Io voglio fare degli sliding stop lunghissimi, io voglio fare dei salti altissimi, io voglio fare questo, io voglio fare quello. Quello è la parte divertente, ok? A parte che è divertente tutto per me, però per qualcuno può essere divertente solamente quella parte là. Purtroppo però non prescinde dal resto. Cioè non si può pensare di non avere ancora preso la patente e di andare a correre in Formula 1. Capite? C'è tanta differenza là nel mezzo. Come non si può pensare di correre forte in Formula 1 senza avere delle basi di meccanica.
perché sapete bene, e non è che devo essere io a dirvelo, che i piloti più bravi spesso e volentieri avevano delle capacità che riguardavano anche tutta la parte di meccanica, in modo da dare dei suggerimenti ai meccanici per poter fargli un tuning più perfetto dell'auto. La stessa cosa vale per quanto riguarda i cavalieri che vogliono andare ad affrontare delle competizioni devono avere una conoscenza veramente raffinata di cosa significa addestrare un cavallo, di cosa significa motivarlo, e devono dare un grande peso a quelle che sono le basi, le fondamenta, non solo perché fa in modo che possano rimanere più in sicurezza sia loro che i cavalli, ma anche perché gli dà delle chance in più poi dopo durante la competizione, perché gli permetterà di tirare fuori dal cavallo il meglio che può offrire. Quindi su questo canale non troverete dei video che parlano di come fare lo sliding stop più lungo o di come saltare più in alto. Però troverete tutte quelle che sono le informazioni di base che appunto sono da livello 1 a livello 4 e che vi servono poi dopo per fare il salto di qualità quando comincerete a affrontare l'ambiente delle gare. Nel livello 4, io ci tengo sempre a precisarlo, il livello 4 è veramente tanta roba. Dovete considerare che comunque l'esame di livello 4 da sella, che prevede sia lavorare con contatto nell'argomento finesse, sia lavorare senza contatto, modalità stile western, tanto per capirci, nella parte di freestyle, l'esame in sé è molto difficile. Pensate che l'esame di freestyle è pressappoco gli stessi compiti che si fanno in una gara di reining. Non c'è lo sliding stop, ma il resto c'è. Nell'esame di finesse si fa molti dei compiti che sono richiesti all'interno di una gara di dressage, quindi non si sta parlando che uno quando arriva a livello 4 sa giusto 3 cosine messe insieme e allora poi dopo c'ha da faticare un mucchio per riuscire a andare in gara. No, uno che arriva a livello 4 il giorno dopo, facendosi seguire da uno specialista del tipo di gara che ha scelto, perché quando ci si appresta a fare le gare non basta sapere montare, sapere addestrare e avere un cavallo di un certo livello, bisogna conoscere anche tutto quello che è il mondo che ruota intorno a quella tipologia di gara, no? Quindi sapere come funzionano i punteggi, sapere cosa vogliono vedere i giudici, sapere come funziona la gara in tutto e per tutto. Quindi non è che uno dice ok, allora io ho fatto livello 4, domani mi vado a fare una gara di dressage o domani mi vado a fare una gara di reining. No, non è così che funziona. Detto questo, vi vorrei focalizzare un attimo su un aspetto. Quando noi andiamo poi a fare delle gare, quindi abbiamo fatto il nostro percorso, abbiamo fatto il nostro livello 4 e vogliamo accingerci a fare delle gare, non dobbiamo dimenticarci tutto il resto. Non dobbiamo fare finta che quello che abbiamo studiato fino a ieri non conti nulla e allora andiamo a fare le gare e facciamo tutto quello che fanno gli altri e guardiamo solamente quelli che vincono e ci importa più un tubo di quello che accade al nostro cavallo. Dobbiamo continuare, come dice appunto Parelli, a mettere i principi nello scopo, quindi i principi vengano prima di tutto. Per fare questo, per darvi un'idea di quello che io intendo, vi voglio far vedere questo video qua, che è di Luca Moneta. Luca Moneta è, sicuramente molti di voi lo conoscono, è un cavaliere italiano che pratica salto ostacoli e che ormai da una ventina d'anni ha integrato nel suo programma di addestramento il programma Parelli, no? Lui è uno studente Parelli di lungo corso e se vedete bene durante questa gara, ok, il cavallo arriva davanti all'acqua e si rifiuta di proseguire. Guardate bene cosa fa lui. Se andate a riprendere quel video che ho fatto io con l'America che non saltava l'acqua, se vi ricordate, potete andare a riprenderlo, magari ve lo lascio qui linkato da qualche parte, vedrete che fa esattamente la stessa cosa, cioè tiene il naso puntato verso l'acqua, dando il tempo al cavallo di riflettere,
cerca di tenerlo calmo il più possibile, non mette pressione ma si limita solo a controllare, fino a che vedrete che tra un attimo, vedete cosa fa? Lo tiene lì, lo tiene lì, lo tiene lì, fino a che, vedete, entra dentro, passa dalla parte di là, lui l'accarezza e tutto finisce a quella maniera lì. Quindi cos'è che ha fatto lui? Ha compromesso la gara? Certo che ha compromesso la gara, ma chi se ne frega? La gara è solamente le candeline sulla torta, non è quello che conta più di tutto. Non conta vincere, conta partecipare, portare avanti un programma, portare avanti un lavoro che abbiamo fatto a casa e verificare se questo lavoro funziona, e là dove ci sono dei problemi cogliere l'occasione per lavorarci sopra in modo da portare a casa un cavallo migliore da come l'abbiamo portato in gara. Questo è importante secondo me e secondo tutti quelli che approcciano lo studio dell'equitazione naturale fatta bene, ok? Questo è quello che io vi voglio lasciare come insegnamento dal video di oggi. Tutto si può fare. Nel programma Parelli ci sono una miriade di istruttori che praticano, che fanno continuamente e comunemente gare di vario tipo, salto ostacoli, dressage, cutting. Parelli stesso fa gare di cutting, quindi voglio dire, allora che dovrebbe farlo? Non dovrebbe fare gare. Quindi quando qualcheduno vi dice il programma Parelli non funziona perché io voglio fare le gare, sta dicendo è una cagata pazzesca, perché non ha nulla di vero quello che vi sta dicendo. Il programma Parelli, io insegno quello, per cui parlo di quello, però l'equitazione naturale in generale può essere applicata tranquillamente anche al mondo delle competizioni, solo se lo facciamo facendo in modo che i nostri principi, quello su cui abbiamo lavorato tanto, vengano messi sempre prima dello scopo finale, che è la vittoria della gara. Questo è quello che io penso delle competizioni, ma è quello che pensa Parelli delle competizioni, e vorrei che chi segue questo canale non mi chieda più come mai io non porto la tecnica per lo spin migliore o la tecnica per il salto migliore, ma mi focalizzo su quelli che sono gli insegnamenti di base che a me piacerebbe che tutti quelli di questa community riuscissero a portare sui loro cavalli e a proseguire avanti nei livelli. Vi ricordo ancora una volta, l'ho detto un milione di volte, ma non mi stancherò mai di dirlo, che il minimo livello a cui voi dovete aspirare è il livello 3. Non fermatevi prima. Tutte le cose belle iniziano a arrivare dal livello 3 in poi. Quindi non mi venite a dire ma io ho fatto il livello 1 allora sono a posto, ma io ho fatto il livello 2 e sono già a posto, non ne voglio più sapere di corse e lezioni. Fatelo per il vostro cavallo, fatelo per il vostro cavallo. Non venite ai miei corsi, andate a fare corsi che vi pare a voi, quelli che vi garbano di più, ma andate avanti, fatelo per i vostri cavalli e soprattutto fatelo perché se no le persone che vi guardano da lontano vi giudicheranno come mediocri, e non giudicheranno solamente voi come mediocri, ma giudicheranno come mediocre l'equitazione naturale, solamente perché loro sono andati avanti fregandosene di quelle che sono le fondamenta, ma riescano a fare le specializzazioni. Ok? Se vi è piaciuto il video lasciate un like, vi aspetto nei commenti così mi scriverete la vostra, aspetto tutti i soliti pignolazzi hater del caso che vorranno aggiungere i loro commenti. Vi ricordo, parlate con toni pacati perché qui a casa mia non si fa casino. Se cominciate a entrare con discorsi a cavolo, offendendo questo, offendendo quell'altro, poi vi banno, mi dispiace ma vi banno, e così poi dopo non c'entrate più a dire nulla. Ok? Ci vediamo nel prossimo video e auguri di buona Pasqua. Far and wide in a world so vast, we feel alive underneath the open sky.